Dal Vangelo di Luca, capitolo 2. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra di loro: «Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono queste cose e le meditavano nel loro cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito, visto e come era stato detto. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici. Tutti coloro che seguiranno anche attraverso i mainstream questa sera, ecco, forse Gesù non vuole nascere nella grotta di celeste verdura. Abbiamo preparato il fuoco, ma proprio in questo momento scende come una grande lavanderia sociale l'acqua che viene dai cieli. Bene, faremo nascere Gesù in mezzo a noi e noi ci eravamo organizzati. Vuol dire che il buon Gesù ci aveva illuminati bene di fare 2 greppie. Questa sera, amici, quello che abbiamo letto dal Vangelo di Luca, poi noi sappiamo che Luca, tra gli evangelisti, lui è un medico, quindi ha un modo di scrivere molto selettivo, circoscritto e preciso. Infatti racconta questa scena come se fosse quasi un film e ci permette attraverso dei verbi, degli aggettivi specifici, anche degli avverbi, di ricostruire perfettamente questa scena. Ecco, qui dice una cosa importante. Innanzitutto, da buon storico, ci dà un dato. Quindi oggi molti che si scervellano sulla nascita di Cristo sono, diciamo, tra virgolette, suffragati dal fatto che lui descrive la nascita di Gesù
sotto Cesare Augusto. Io aggiungerei Tiberio Cesare, perché se si fa confusione poi si rischia di slittare, perché di padre in figlio molti si chiamavano Cesare di loro e quindi è facile poi sbagliarsi sui 30 anni dopo, 30 anni prima. Quindi ci parla di un Cesare Augusto, aggiungiamo Tiberio, perché non dobbiamo sbagliarci. Sappiamo anche che la datazione della nascita di Gesù eh, porta almeno circa tra i 5 e i 7 anni di errore. Dionigi il Grande fece questo calcolo, almeno tentò, perché prima di lui non si era stati in grado di mettersi d'accordo sull'inizio del cosiddetto anno zero, cioè il computo da quando Gesù fa la sua apparizione nel mondo, e quindi il problema è che Dionigi il Grande fece questo errore, cioè contò, come dire, dalla datazione di Roma, dalla nascita di Roma. E qui nasce il qui pro quo, perché sebbene potesse essere un aiuto attraverso quelli che andavano a dominare poi anche questi territori, perché c'è un altro importante dato che ci dà, ed è questo: ci parla di un censimento che è storicamente datato. Parliamo di un censimento molto importante, tra l'altro, però ci dice che anche questo accade quando era governatore della Siria Quirino, quindi abbiamo ancora un dato in più. Quindi Luca ci aiuta più degli altri a caratterizzare la data pressoché di nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Va bene, per tutti quelli che celebreranno il Natale, per noi è il 23, ovviamente in celeste verdura, come giorno dell'apparizione di nostra madre, è per noi sempre stato il giorno della luce. Quindi chiaramente domani avremo poi ciascuno di noi il tempo di recarsi nelle proprie parrocchie, chiese, santuari. Chi non potrà, ecco, dalle vostre case, seguite la Santa Messa, perché potete adorare Gesù in spirito e verità, e quindi Gesù per un afflato, ma anche per essere fedele a se stesso, verrà nelle vostre case parimenti come sarà in tutte le chiese, perché voi lo adorate e lo spirito di Gesù sarà presso di voi. Abbiamo in conclusione tantissimi dati importanti. Ci parla di questo censimento, perché fino a questo tempo il popolo di Israele si era sparso un po' dappertutto, quindi alla fine non si capiva che numero e quanti fossero le varie tribù, tra cui le tribù di Giuda e tante altre. Avevano delle specie di gruppi, macrogruppi, di sottogruppi, per cui c'era una necessità da parte di Roma per innanzitutto contenere un popolo dalla testa calda, un popolo sempre insubordinato. Quindi c'era una necessità seria di sapere quanti erano, come si chiamavano, di che famiglia, da quale famiglia provenivano, perché tutti dicevano che erano della famiglia di Davide, ma Davide ha creato un grande albero, per cui questo albero giustamente ha determinato tantissime, no, genealogie, e quindi si chiamavano, anziché per cognome, come accade per noi, molti, come nome, il cognome che portavano era il nome del padre. Alcuni del paese, quando noi sentiamo Maria Giuseppe di Nazareth, tra l'altro impropriamente, hanno scritto anche dei libri su Giuseppe, sposo di Maria, chiamato anche Giuseppe di Nazareth, e improprio perché lui era giudeo al 100%, vuol dire nato a Betlemme, quindi proprio della stirpe di Davide la prima derivazione, diciamo così, la più diretta, non voglio dire la più pura, perché altrimenti potrebbero offendersi tantissime altre famiglie genealogiche, però era diretto discendente. Anche Maria lo era, solo che apparteneva a tutt'altro luogo. Diciamo che
Giuseppe era il terrone, la Madonna invece era dell'Unorde, perché Nazareth si trova all'Unorde e quindi la Madonna se la poteva tirare. Allora, scherzi a parte, Giuseppe quindi era di quei territori e quindi conosceva bene, benissimo tutto quello che era il modus operandi romano, proprio per questo motivo. E chi conosceva il popolo e soprattutto tutta l'entourage della governance romana sapeva che questi non scherzavano e quando dovevano compiere determinate cose è chiaro che lo facevano o volere o volare, ti venivano a acchiappare di casa. Quindi o ti mettevi con le buone in viaggio e quindi così inizia la storia anche delle varie queste transumanze di persone che scendono, no? Da tutti l'est, l'ovest, perché noi se vediamo tutta la zona Israele, una specie di, voi aprite la Sacra Scrittura, in fondo avanti e dietro c'è la cartina, così non vi sbagliate, è abbastanza lunga, però sappiamo che da Nazareth a Betlemme circa sono un 300 chilometri, se non erro, non ricordo male. Allora, farseli sugli asinelli o comunque con i loro animali, capite che occorreva parecchio tempo, quindi dato che erano anche territori scoscesi, non solo, anzi quasi poco pianure, dovevano fare tutti questi tragitti tortuosi, quindi molti di loro viaggiavano in gruppo. Ecco, per Maria e Giuseppe accade invece che è proprio la Madonna a fare questa scelta. Lo farà anche dopo, quando Giuseppe, chi ha seguito Zoom giovedì scorso, ho voluto quasi dedicare questo appuntamento un po' per scoprire la presenza, la persona di Giuseppe, perché sono passati 2000 anni, ancora non conosciamo quasi che niente di San Giuseppe. E in effetti è la colonna portante, è il pilastro di tutta la storia della salvezza, ovviamente dopo Gesù e Maria. Quindi è colui che ci racconta attraverso la sua personalità, i suoi modi di vivere, ma anche ascoltando molto Maria Santissima, come ha realizzato questa famiglia il progetto di Dio. Allora Giuseppe fa contenta la Madonna. Chi gli dice: Giuseppe, io preferisco farlo con te, da soli, senza aiuto di nessuno. Perché? La Madonna voleva far capire a Giuseppe, Giuseppe di suo lo sapeva, solo che è chiaro che la pastora che sta per ricevere l'agnello divino è Maria, questo astro che rifulge prima del figlio. Quindi Giuseppe deve accompagnare, ma deve ascoltare. In questo momento Giuseppe è il protettore, ma in realtà è Maria la guida. Anche adesso Maria è la guida. E Giuseppe è un po' triste, come tutti i papà, che vorrebbero fare 1000 cose, preparare 100 attrezzature per rendere questo momento più carino, più tranquillo, meno sacrificoso. E il viaggio fa parte di questa realtà e non è cosa piccola creare a Maria in questo viaggio, che comunque è gravida sopra Stasinella, un po' ci raccontano degli scritti un po' particolare come carattere l'asinella, perché ogni tanto, anche quando arriveranno alla grotta, ogni tanto prendeva e spariva Stasinella da sola. Quindi, cioè, c'è anche questa atmosfera bellissima, meravigliosa del rispetto che loro hanno nei confronti delle creature che li accompagnano, gli fanno da sfondo e, perché no, anche di letizia, perché immagino che quando questa asinella, magari Giuseppe gli sarà partito qualche nervetto non vedendola intorno alla grotta, perché la Madonna diceva sempre a Giuseppe di scioglierla, perché non era bello che l'animale fosse legato, anche perché le situazioni atmosferiche, prendete adesso che sta piovendo, è chiaro, la Madonna era sempre preoccupata anche delle creature che la circondavano. Allora,
queste creature che sono intorno, immaginiamo poi tutti questi pascoli, raccontano questa scena meravigliosa. Allora loro fanno questo viaggio lungo, molto lungo, Maria è stanca, Giuseppe conosce il territorio, la grotta, quindi preparano tutto quello che devono fare. Chiaramente il papà accende il fuoco, sistema Maria. Noi sappiamo che questa grotta, se siete andati mai in Terra Santa, ha una discesa molto ripida, quindi è fatta di una zona superiore ed una zona sottostante. Quindi la Madonna viene immediatamente, diciamo così, tra virgolette, ricoverata nella parte di sotto. Quindi entrando in questa grotta c'è come dire, una specie di sala che poi dà ad un altro piccolo contenitore barra sgabuzzino e dopo c'è un angolo che dà direttamente giù ancora oggi. Certo, oggi sappiamo che i crociati fecero questa situazione di costruzione, il tempo del positivismo, quindi hanno coperto gran parte di questa grotta, quindi per visitarla e visitare il posto preciso dove Gesù è nato bisogna scendere molto sotto. Quindi la Madonna era giù, era in questa parte. Perché vi racconto queste piccole realtà? Perché ci avvicinano di più e ci fanno capire anche l'umanità di questi santissimi sposi, perché molti di noi li immaginano come una specie di supereroi, come alcuni pupazzetti che si vedono e compiono cose straordinarie. In realtà sono un uomo ed una donna che si fidano pienamente di Dio, ma che stanno al passo della provvidenza. Abbiamo prima letto in una delle meditazioni che sono state estrapolate dai messaggi di tutti questi anni, in cui anche la Madonna racconta la vita, la loro vita personale, ci dice che la provvidenza dei magi fu una cosa molto importante per loro, perché questo viaggio che hanno compiuto e chiaramente i viveri cominciavano a scarseggiare e anche perché uno delle lamentele di Giuseppe, che ho voluto ribadire giovedì a Zoom, era che tornando in questo territorio sperava Giuseppe avere un'accoglienza diversa, diciamocela tutta, mentre ci racconta Luca perfettamente come fosse un chirurgo, non c'era posto per loro nell'albergo, cioè nei luoghi di albergazione, perché c'era questo censimento, quindi non solo loro venivano perché si compiesse questa profezia, ma si compiesse la venuta di Gesù. Ma il censimento crea anche questa, tra virgolette, impossibilità. Quindi Giuseppe è un po' leggermente alterato. Questo viaggio è, diciamo, tra virgolette, molto sacrificoso, abbastanza scomodo. Comincia Giuseppe a innervosirsi, ci sono cose che non dovrebbero andare così. Anzi, lui spera che arrivando in Betlemme qualcuno apra alla sua sposa santa e benedetta anche un pagliaio. Bene? Non c'è nessuno. O meglio, lui bussa a molte locande, infatti ci sono episodi in cui dirà la Madonna legando l'asinella davanti a un muretto, Maria resta qui. E la Madonna che invita Giuseppe, gli dice Giuseppe non preoccuparti, per me va bene così. E lui non sentendola corre nel paese, nel villaggio e cerca, bussa, locande, addirittura sentiamo che c'è una che lo riconosce e gli dice, aprendo l'osteria, che assolutamente non c'è posto e che forse c'è un buchetto lì dove ci sono le pecore. Ma Giuseppe non ha voglia di andare a mettere la Madonna lì dentro. Pensate, sarà sempre una stalla ma sporca. Avranno defecato, cioè non è il luogo appropriato. E allora Giuseppe compie senza volerlo la profezia, cioè pur a malincuore va dove deve andare, nella cosiddetta grotta dei padri. Ed è proprio Maria che dice Giuseppe,
sii tranquillo, tutto sarà e si compirà come deve. Quindi la Madonna è super serena, ma soprattutto non vede l'ora di abbracciare sto bambino. La cosa più importante per la Madonna non è tanto la sua sensazione di benessere quanto quella di avere questo figlio tra le braccia. E siccome la Madonna è madre nostra e di tanti peccatori, non vede l'ora di tergere le lacrime. Ora, amici, oltre questi scenari che appartengono, diciamo così, a quella fase di ieri che però ci interessa come cristiani, perché più vediamo la storia di Gesù, più ci innamoriamo anche noi. Come dire, ci immergiamo in questa realtà per capire quante anche difficoltà però fanno da sfondo a Dio. Non sono un problema per Dio. Tutte quelle problematiche psicologiche che ci facciamo per ogni cosa, il Signore ci mostra che invece sono lo sgabello dei suoi piedi e anzi servono perché tutto quello che Lui ha progettato si realizzi senza alcun impedimento. Allora Lui crea queste difficoltà di modo che quelli che dovrebbero inopportunamente dare fastidio, ecco, siano allontanati, perché si sa, la gente superficiale appena vede la difficoltà si allontana. E allora la ritrovata grotta come casa futura dei prossimi giorni non darà fastidio a nessuno e creerà la situazione giusta. Gesù nascerà in una grotta, come vi ho già spiegato giovedì scorso, chiamata anche grotta e culto della lattazione, perché in quei territori appunto sappiamo che Abramo è stato allattato, ma anche salvato quando veniva perseguitato da giovanetto. Quindi la famiglia di Abramo lo molla a questa nutrice e la nutrice lo porta con sé, lo allatta proprio lì. Quindi Abramo che dà la progenie a Giuseppe. E allora capite, cari amici, questo luogo è già un luogo di grande devozione, per cui è il posto esatto. È la chiesa, è la prima chiesa, la prima cappella, che però è anche casa, che però è anche stalla, che però non divide l'uomo dagli animali, è tutto insieme. Questo dobbiamo recuperare oggi. Quando Gesù si è incarnato nel seno di sua madre, ha scelto l'umanità. Non aveva bisogno di donna, ma di donna è dovuto venire, perché giustamente per salvarci compie nella carne di Maria la prima salvezza, perché lei, pur essendo, come abbiamo già detto, l'8 dicembre, esentata da ogni macchia, però è la prima redenta. Allora, carissimi amici, questo ci serve per capire da dove partiamo e come siamo in cammino. Quando capita, forse a voi capita anche, no? Come tutti gli uomini, di avere alti e bassi. Ecco, ci sono altri invece come i magi che arriveranno tra poco e arrivano un po' dopo solo perché anche loro sbagliano qualche conto, però immaginate che loro beccano tutta questa situazione, avendola studiata per tanto tempo. Chi sono questi magi? Sono degli astrofisici, non dei chiaroveggenti, intendiamoci. Sono persone che hanno studiato matematica, astrofisica, quindi attraverso il conteggio e l'aiuto della matematica sono arrivati a comprendere o a decifrare quando si realizzerà la profezia. Beh, voi capite che di questa profezia ne parla Isaia. Siamo secoli prima, ragazzi. Quindi questi magi sono certamente illuminati da Dio e anche loro entrano nella storia di Gesù. Adesso poi vedremo che uno di loro addirittura rincontrerà quando Gesù?
Adesso lo vede, lo trova, lo troveranno alla grotta. Uno di loro lo troverà sulla via mentre sta andando al Calvario. E dice, mi hanno detto che c'è un uomo che hanno condannato, un santo, ma non potevo immaginare che fosse lui. E come fa questo omaggio mentre va sul Calvario Gesù a riconoscerlo? Ormai è un uomo. Gesù ha una statura di 1,82 m, quasi 90, è un uomo alto. Quindi quando si accorge questo re maggio che è uno di questi, che poi non sono 3 ma sono 4, va bene, ma poco importa. Quando Gesù gli volge lo sguardo, si ricorda degli occhi di quel bambino, è uno sguardo che ti trapassa e ti cambia la vita. Allora, cari amici, a quelli che come magi anche oggi vogliono entrare nel cuore delle profezie per i nostri giorni, sappiano che non è che è inutile cercare di capire quando sarà l'avvertimento e quando verrà l'asteroide e quando passerà la striscia rossa che girerà intorno alla bianca, poi ci sarà questo, poi verrà. Ci sono tanti tra di voi che scrivono tantissimi libri, va bene se sentite di farlo, però attenzione che queste profezie però non devino la fede, il contatto con il Signore. Per esempio, io credo che il 2026 è un anno speciale, è un anno di spartiacque ed è un anno determinante perché si sentirà Rachele che piangerà i suoi figli, ma anche si sentirà la Chiesa di Cristo che entrerà nel cuore della seconda passione di Gesù. Ora, entrare troppo nello spirito delle profezie può rendere lo spirito vulnerabile. Allora io penso che sarebbe meglio concentrarci di più nel capire dall'esperienza del Signore, di tutti quelli che sono venuti prima, durante e dopo. Pensiamo a Santo Stefano, che poi ovviamente nella liturgia della Chiesa viene subito dopo il Natale, ma Stefano morirà molti anni dopo, e Stefano era un diacono e ha testimoniato l'amore di Gesù. Bene, come si deve vivere questa esperienza di cristiani? Perché io ho paura, cari amici, che primo, la gente, i sacerdoti, tutti non siamo pronti a capire che tipo di realtà il Signore sta per permettere. Ma il primo grande guaio non è ciò che potrebbe accadere e che dobbiamo fare in modo che la Madonna allontani quanto di più le cose che non sono belle. Il primo problema serio è la freddezza. Gesù è nato, sta nascendo nel 2025 in una marea di gente sola. Non povera economicamente, ma misera spiritualmente, povera di dentro, perché questo materialismo come cavallo dirompente e galoppante ha ormai esercitato una forte pressione sulle menti. E quindi la gente oggi cosa può chiedere a Gesù bambino? Mettiamo da parte tutto lo scenario che ormai si è preparato e davanti a destra e a sinistra della nostra vita, delle nostre nazioni. Ormai è tutto chiaro, lo abbiamo visto. Ecco, ieri ancora una volta la Russia, esplosione, un generale morto, ci siamo ragazzi. Ok, prima di tutto questo, ciò che rende il Natale oggi non inefficace, ma un Natale povero è la freddezza dei cristiani. Gesù Cristo è stato offeso in ogni modo in tutta l'Europa, in maniera speciale in questo Natale, dove abbiamo visto la Gesù bambina, dove abbiamo visto la Madonna che un gay travestito e stava nella grotta, dove abbiamo visto di tutto di più, addirittura il rifiuto,
di fare le grotte perché diamo fastidio ai musulmani. Avete raccontato voi maestre che siccome non volete dare fastidio ai musulmani non potete partire in viaggio a Natale, perché per i musulmani non si fanno i viaggi, è peccato. E quindi vorrei che sullo stesso piano ed equilibrio metteste la religione con i sacrifici. E quindi anche tutti quelli che nelle scuole determinano la cultura dei ragazzini, di cui renderanno conto a Cristo, sarà necessario ed importante ribadire che tutto quello che raccontiamo ai nostri bambini, di ogni iota daremo conto a Dio. Allora, sebbene il mondo pare stia vivendo un momento di estrema follia, anche se così non è, viene da una lunga preparazione, da tanti anni, da tanto tempo. Quindi dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad un punto in cui la gente è talmente addormentata, rimbambita, che è diventata persino asociale. Non gliene può fregare di meno neppure del presepe. E allora chiaramente e parimenti, se tu non ti importi di Dio, generi solitudine, generi infelicità. Quando Gesù viene nel mondo, la prima parola che dice è bellissima, è l'Ave Maria, perché dice mamma. Si rivolge a sua madre ed è già la sua prima Ave Maria, del figlio verso la madre. Un figlio che dopo 200-300 anni di apparizioni in cui la Madonna ha sollecitato i popoli in ogni tempo parlando di quelli o di quegli altri. Ieri sera mi capitavano appunto degli scritti che avevo ricevuto 15 anni fa circa e li stavo mettendo a confronto con una mistica che io reputo molto importante, ma non ve la dirò perché poi la immaginerete voi. Bene, non è una mistica italiana, però dice delle cose molto importanti. E allora la Madonna anche a questa donna raccontava di quelli che sarebbero cioè le cose che stavano accadendo, di quelle che sarebbero avvenute e di quelle che sarebbero venute il secolo dopo. E gli dice con molta chiarezza che a 80 anni dopo la sua morte inizierà un tempo particolare. E allora la Madonna che si rivolge a questa dicendo: questa nazione, vediamo se capite quale nazione è, un tempo così bella per me e così devota, oggi non è che un cencio. La Francia, bravissimo. E allora chiaramente la Madonna si sta rivolgendo a questa donna e dice, in una notte di Natale, mostrandogli il suo bambino Gesù: salverò la Francia, salverò la Chiesa, mio figlio rinascerà nel mondo, ma prima bisogna che muoiano tutte queste monarchie, vengano le repubbliche e muoiano le repubbliche, dopo Gesù tornerà con dei segni e finalmente la Chiesa sarà guidata. Ma, dice la Madonna, raccontando tutti come piccoli, diciamo, non episodi, ma forme di realtà, quanto e come la Chiesa avrebbe dovuto assaporare il suo martirio. E Gesù riprende dicendo che mai come questo momento la Chiesa conoscerà la tagliola. Leggendo quelle frasi ti si gela il cuore. Ma perché? La Madonna spiega a questa donna e dice: cosa avete fatto di questa nazione e di tante altre nazioni? Le avete rese luogo dei vostri poteri, delle vostre schifezze, e dice la Madonna, dandogli proprio un elenco di persone. Questo così, questo così, questo così, questo così, e li identifica tutti dicendo: questo lo fa per il suo potere, questo lo fa per la sua... Gli dice quelli che avrebbero portato a termine nelle loro famiglie anche un qualche progetto per via di santi o altri che nella loro famiglia hanno avuto devozione. E diceva: salverò questa nazione solo per questi, cioè per tutti questi santi
e devoti, e dice addirittura che tutti i luoghi che, come dire, saranno toccati dai russi, perché qui si sta parlando quando inizieranno, la Madonna già 200 anni fa ha dettato la cartina e ha mostrato da dove passano, quanti giorni restano e quello che combinano in quei giorni. Su, giù ci sono tutte le frecce, con molta chiarezza. Tutti i luoghi, tipo il Grignon de Montfort, Lisieux, quei luoghi in particolar modo, Aubry, dove c'è il culto di Sant'Anna, tutta la Bretagna, la zona della Normandia, saranno completamente liberate. Cioè avranno i confini invasi, ma non entreranno nelle loro case. Capite cosa vuol dire la benedizione di Dio laddove ci sono state persone che hanno fatto del cristianesimo la forza, hanno dato la luce di Cristo in quel posto. È come per dire, se dovete venire a San Giovanni Rotondo non ci andranno, un esempio. Non ci saranno, perché gli angeli non glielo permetteranno. Un'espressione bellissima che c'è in questa parte di Vangelo è come partecipano gli angeli. Così parteciperanno nell'ora dei segreti. Noi li vedremo gli angeli, perché dovranno avvertire tanti poveri disgraziati, perché è deciso che ci sarà una parte di popolo che dovrà vivere. Chi sarà lo sa la Madonna, ma una parte, vivranno anche una parte di ebrei. Li chiama gli ebrei convertiti, che non sono ancora gli ebrei dell'ultima ora. Ma ci dice che in questa fase in cui entrerà la prima, diciamo così, se la vogliamo chiamare, disposizione di rivoluzione sociale che sta per iniziare, ci saranno anche degli ebrei convertiti, che fino alla terza fase di questa situazione loro saranno anche salvati, quindi non saranno salvati solo i cristiani, ma ce ne saranno anche tanti di loro. Questo per dirvi, cari amici, che la luce del Signore non è un fatto di ieri. Ed è per questo che noi cristiani adesso, nel nostro piccolo, faremo nascere Gesù anche per tutti voi che siete sparsi dappertutto. La Chiesa è una comunità di credenti. Ma se Gesù Cristo è limitato al, come dire, il credo di qualcuno o l'ideologia di qualcun altro o le teologie o le filosofie di tanti uomini strambi, è ovvio che tutto questo ha perso come un astro che viene buttato dentro un pozzo di petrolio, ha perso non il riflesso, ma la sua luce. Allora la Chiesa conoscerà questo grande martirio. Ci parla che dall'inizio della storia mai così ne sarà. E pensiamo ai martiri che sono già morti e diciamo, ci viene di dire, Gesù, e cosa ci sta aspettando allora? Che la Madonna parli di un massacro e di tanto sangue, su questo non ci piove. Ma il problema è di come noi siamo pronti e di come noi magari scamperemo anche questi momenti, se Dio vorrà. Se non vorrà, amen, abbiamo fatto la nostra parte. Ma prima di quel momento c'è questo oggi di una società fatta di ipocriti, di peccatori, di gente che non vuole Gesù Cristo. Guardate, è una lotta, un odio, una vendetta, una inimicizia. Non vogliono Gesù. Invece dovranno accettarlo, perché l'Europa sta per spaccarsi. È scritto, perché hanno fondato quello che era un disegno di Dio solo sul mero commercio e sul denaro. Quindi si è rotto il giocattolo, si è sfaldato tutto e a breve noi vedremo lo sconquasso totale. Si tratta di mantenere in equilibrio degli equilibri che sono già saltati, sono già non sani, lo sanno le banche, lo sanno i conti europei, lo sanno tutti, il cielo e la terra. Qui gli angeli cosa fanno? Chiaro,
È nato Gesù Cristo, non è nato un profeta. Gli angeli scendono, ma quanti ce ne sono? Miriadi, ci raccontano, qui 1, 2, 3, miriadi di angeli, da un lato quelli che cantano, dall'altro perché la valle era grande. La grotta, dove si trova la grotta? Si trova in mezzo ad una grande valle, quindi intorno ci sono dei monti e quindi ci sono alcuni che restano sopra, altri sono sotto. Gli angeli si sparpagliano dappertutto, li cominciano ad avvertire e gli mostrano cose. Innanzitutto avranno avuto queste apparizioni vedendo la luce. Ecco, amici, quando la Madonna appare, la prima cosa che tu vedi è la luce. Questa luce bianca che non esiste sulla terra. Alcune volte questa luce ha dei riflessi blu, ma non si riesce bene a percepire, capite? Quando cercano di fare delle domande e chiedono: ma com'è questa luce? Non ve la posso spiegare, però potete immaginare che è un'esplosione di bianco in cui però se tu usi quella umana ti dà fastidio e non potresti vedere con un faro buttato in faccia chi c'è dietro il faro, mentre invece questa luce che porta la Madonna e da cui viene è una luce che ti dà pienamente la tridimensione e la persona che ti appare, ti parla, tu la vedi nettamente. Quindi gli angeli che si fanno vedere di carne stanno scendendo dappertutto, quindi chi canta, chi suona, immaginiamo queste armonie celesti. Da molto tempo già si parla della tilma, no? Di Nostra Signora di Guadalupe e tutte le stelline che ci sono delle note e quindi sono riusciti a creare, diciamo così, una specie di melodia della tilma. Chi l'ha ascoltata può dire che è un qualche cosa di straordinario. C'è una melodia che tocca dei toni che difficilmente nella musica sulla terra sono stati mai usati come note. Quindi, cari amici, capite cosa accade, no? E noi stiamo da come Petri, Biancuni, e chi ci muove? Chi ci sposta? Chi ci scalda questo cuore? Impietriti da quanti peccati che non abbiamo voluto confessare, oppure dalla testardaggine di non avere voluto cambiare vita. Allora, quanta gente nel corso di 30 anni mi ha maledetta? Oggi mi cercano, e purtroppo però io non posso rispondere più come prima, perché adesso il mio cammino prende un'altra fase, ogni tempo ha una fase e quindi quando gli si veniva detto cambia vita adesso, non dopo, perché? Perché carissimi, questi che vanno davanti a Gesù, pastori sosa, figurare, come si dice in dialetto da noi, cioè, li figurare so proprio terra, bestemmiano, sì, creano disordini qualche volta, si embriagano pure, fanno ammazzate uguali. Dunque, ovviamente non tutti, perché tra di loro c'erano anche quelli che giustamente sapevano che se si embriagavano, si addormentavano, avevano due nemici, gli animali che si fregavano le pecore, oppure i ladri che venivano insieme a rubarli gli altri che avevano più distanti, perché si sa che ancora oggi ci sono quelli che vivono in maniera così, che praticano questo tipo di allevamento molto all'aperto. Quindi il pastore si trova in un punto con le sue predilette, ma poi ce ne sono altre sparse. E quindi non sempre il pastore riesce, no? Soprattutto nella notte all'imbrunire, ad avere l'orizzonte di tutti, insomma, i suoi armenti, come si dice. Allora cosa accade a questi uomini? Sti quattro cialtroni, chiamiamoli così, bestemmiatori, eccetera, eccetera, che gli cambia il cuore.
c'è qualche avvenimento, ma non è solo il fatto di andare da Gesù. Gli angeli gli dicono: alzatevi, è arrivato il momento, soprattutto perché era il momento della promessa. Quando la Madonna dirà: alzatevi, adesso sono i segreti, io non so quanti di noi saranno pronti come l'Epicurare, che è probabile che, essendo uomini molto abituati al sacrificio, siano più desti di noi che siamo abituati ormai a tutto, quelle tante grandissime comodità che ci hanno fatto perdere il bello e il senso anche dei sacrifici. Perché il fatto che il Signore irrompa nella storia in questo disegno e in questo modo non è un archetipo, ma è un segno di contraddizione. Io vengo perché il dotto non se ne accorga. Il ricco neppure senta l'odore del mio passaggio, cioè è un po' come quando chiuse il cuore al faraone. Dio fa sti scherzetti. Dunque, il nostro tempo, cari amici, è un tempo di grandi scellerati. Si è persa la fede. Il Vaticano soffrirà molto per questo. Il Santo Padre, uno? Oh no, mica solo uno, 3 papi soffriranno questo. 3, non uno. Dunque, quando leggiamo i messaggi e Dio ci dice: adesso apritemi il cuore che sono alla vostra portata, perché mai come adesso vi ho aperto il cuore della mia misericordia, approfittiamo, cavolo! Senza aspettare che il demonio invece, super fino, conoscitore delle profezie, abbia a sfilare le anime migliori, perché non è cavolo possibile, come ogni notte ne azzoppa bambini e giovani dappertutto. Incidenti di una dabbenaggine, di una cretineria assurda, laddove non ci sono incidenti, provvedono i genitori a mutilare, uccidere, buttare i figli chissà dove. Oppure ad autoscannarsi o generare questo veleno, perché lui ha finito il suo tempo. Ed è per questo che i veri profeti alzano le mani a Dio e dicono: sì, Signore, fai venire, perché prima viene e prima ci liberiamo. Abbiamo bisogno del tempo del trionfo. E allora, oggi che per noi 23 è un anticipo del 24, pensate che qualcuno dice che Gesù non è nato il 25, perché sapete che è una festa dedicata, no? Al Dio Sole. Qualcuno dice Gesù è nato il 21 perché è la fine dell'equinozio, quindi è il giorno della luce, inizia l'inverno ma è il giorno della luce. Insomma, non è importante il giorno. Per noi nasce adesso. Se Gesù riesce a mettere anche di tutta la sua, il suo nome, una di quelle lettere dentro al cuore, e ce la conficchi forte forte, perché vedete, cari amici, chi ha avuto pratica, l'esperienza della Madonna, 30 anni, 40 anni, lo sa che il demonio si sta scrivendo le ore contate, quindi i suoi artigli sono più velenosi, più feroci che voi non potete immaginare. Allora, anche quando vi capitasse di incontrare degli amici, a noi tutti i giorni il Signore, pure a voi, no? Vi mette persone davanti in difficoltà e allora alla fine ti dicono: ma perché mi dici tutte queste cose? E dirgli ti voglio bene ti risulta strano. È strano, perché il fatto che tu gli dici ti voglio bene non si usa più, è come dire, qualche cosa che non va più di moda. Perché mi dici queste cose? Perché ti voglio bene. E allora, siccome ti voglio bene, ti dico che quello che sta dietro di te ti sta aspettando e io non glielo permetterò.
Vedete, c'è sempre questa aspettativa, almeno per quanto mi riguarda, dietro tutte le persone che Gesù mi fa incontrare. Io mi metto davanti alla persona usando parole umane, normali, ma so che dietro c'è qualcheduno che vuole l'esatto contrario. Diceva San Filippo Neri, quando incontrava tutti quelli che la bottega era lo stessa, ma cambiava sempre il bottegaio. Dacci due, diceva San Filippo. A Don Filì, hai visto che diavoletti? Ti piacerebbe? Sono angioletti invece. E se avessi bisogno, Don Filino, non te preoccupare, siamo sempre noi che siamo di fronte. State guido, state, perché aveva capito che il demonio, cambiando persone, metteva, come dire, la tentazione di fronte con questa bottega alla sua parrocchia, perché erano tutti figli di prostitute, di carcerati, se li raccoglieva dalla strada, metteva la tentazione. E quindi tutto quello che li faceva col catechismo, in un pomeriggio, quando capitava la bella nera che faceva i pasticcini e invitava i bambini, e poi alcuni con i suoi pasticcini sono stati anche avvelenati. E Don Filippo, futuro San Filippo, fu chiamato pure dal Papa per dire: oh, ma lì che succede? Allora, cari amici, vedete, no? Il demonio vorrebbe infilare non dentro la vostra anima, possibilmente attraverso di voi arrivare anche agli altri. Questo è. E allora Gesù nasce per dire questa parola, amore, e per dire al demonio: non me li strapperai, a meno che non lo vogliono loro. Ciò che accade in questa grotta è la religione vera. Non ci dobbiamo inventare nessun Dio. Dio ha scelto così. Quindi quando noi leggiamo queste meravigliose pagine, questa è la nostra vita, questa è la nostra storia, questa è la nostra profezia. Tutte le volte vai ad Acab, tutte le volte vai ai Proverbi, tutte le volte vai da Ezechiele, vai da Geremia, saprai come interpretare la luce del Signore. Ci saranno momenti terribili. Ci saranno. Inutile prenderci in giro e bisogna arrivare con questa consapevolezza. Ma io ci arrivo se oggi sono pronto. Ora è possibile che quando arriveranno quei giorni magari non ci sarò neppure più. E la mia preparazione è valsa la mia conversione. Allora, quelli che si preoccupano, cosa accadrà domani dopo Natale 25? Che poi viene Natale 26. E dobbiamo pregare di arrivare a un Natale 26 bene, perché il 27 non sarà bene. Allora, cari amici, come mi preparo io a questo Natale? Innanzitutto mi rivolgo a coloro che mi ascoltano: basta con queste feste, basta. Sì, la festa della famiglia, ok? Prepariamo tutto quello che dobbiamo fare, ma non luoghi di scontro, per cortesia. Non deve essere la tavola la bara sociale delle famiglie, dove diventa una specie di ring in cui quelli che non si vedono o che si vedono ma non si amano da tanto tempo colgono l'occasione di far divertire il demonio. E quindi alla tanta solitudine si aggiunge anche il litigio e la divisione. Beh, ha fatto gol. Che c'è più da tenere in piedi? Allora, amici cari, il mio augurio è quello della Madonna, perché molti di voi hanno detto: ma la Madonna, chi ti ha detto? Nessuno sa niente e non vi dirò nulla. Ma il 12 dicembre la Madonna piangeva. E di un pianto che non era uno di tanti pianti, piangeva e ha detto delle cose pesantissime, in cui ovviamente
A me infatti qualcuno ha detto: che ti sei arricciati i capelli? No, è dal 12 che ce li ho così stanno sgonfiando. Cari amici, c'è poco da scherzare. Quindi la Madonna è triste e vuole vederci come vuole vederci. Domani voi andrete in chiesa, spero e mi auguro, no come tanti. Quando andiamo in chiesa, cosa vediamo? A parte il prete, che può starmi anche antipatico. Qual è la prima sensazione che ci pervade? Ovviamente ognuno ha la sua. Ecco, la mia è di desolazione. Qualcuno può dire forse la porti tu nel cuore e la senti, può darsi, ma io questo grande senso che cambiando chiesa sento dentro una grande desolazione. Ma c'è il coro che canta, era meglio che stavano in silenzio. Perché? Ma perché non so canzoni, ragazzi. Si sente quando canti per la gloria di Dio. Stoni? Fa niente, ma canti. Perché hai un modo di pregare e di trasporto verso Dio, anche se stoni, ma quando canti, o quando celebri, o quando leggi e c'è davanti l'esercizio dell'espletazione di un culto, è lì che diventa la barriera terribile. Lì noi creiamo a Dio come un passaggio a livello. Lui dice fatemi arrivare alle anime e le anime vengono bloccate da tutti, perché non è un problema di prete, non è un problema di quelli, è un problema di tutti. Siamo congelati dentro degli involucri, ma respiriamo? Segno di pace. Dopo il Covid, guai a darsi un dito perché, ci si muore se ci scambiamo la pace, ma va bene, non siamo così pro a questi segni troppo aperti. Però, cari amici, il cristiano nasce per essere comunità, ma non solo di credenti, anche di gente che deve andare verso l'altro. Se io me ne frego dei tuoi problemi, io ho reso il mio culto sterile. E quando Gesù adesso che viene per me Giovanna, Maria, Pasquale, Leonardo, Francesco, Silvia, comunica a ciascuno di noi una rinnovata vita trascendentale. Quando ti parla Gesù, anche semplicemente con l'esposizione di un'immagine. Per questo le icone vengono dichiarate nell'Oriente come la parola che parla nella visione. Le immagini sono la realtà del Dio invisibile. Non abbiamo l'Eucaristia, altrimenti sarebbe la diretta sostanza del DNA del figlio di Maria che viene verso dentro di noi e ci ciba. Ma cari amici, prima di domani, io vedo come vedete anche voi quanti volti freddi, stanchi, gelidi, come fossero degli iceberg. Questa è la vera vittoria del demonio. Non che i musulmani vengono e ci tagliano la testa, lo sappiamo che si stanno preparando. Non fanno manco storie, lo dicono direttamente loro. Benissimo, mettiamo che ci passeranno a fil di lama, ma io sto morendo per cosa? Manco lo so. All'italiano che si sta adesso scannando con la moglie perché poveretto non va a Dubai, o poveretto non si può comprare il Rolex, o poveretto non si può permettere di andare al ristorante, sappia che questo può essere l'ultimo Natale della sua vita, in cui tutte quelle cose lì, manco il secondo dopo, avrai netta coscienza del valore zero. Amici, la gente vive per tutto quello che non serve. Io lo devo dire, lo voglio dire pure a tanti sacerdoti che mi ascoltano.
Non serve, ci sono cose inutili. Voi non potete, se siete preti, avere la Mercedes. Basta. Non potete, non si può fare, ragazzi. Allora, a tutti quei non si può fare, bisogna ripeterlo. Se sei di Cristo, devi fare una scelta. Allora, perché molti si lamentano? È vero, se abbiamo un soldino in più, facciamo qualcosa in più, ma puoi vivere anche senza quel di più, però. Non è detto che io, per essere nella pienezza della gioia, non della felicità, perché quella non è di questo mondo. Tu puoi andare a Dubai, ma vai. Tu puoi avere tutti gli orologi del mondo, prendili. Ma i ricchi cosa dicono? Ce lo raccontano anche sui mainstream, che dopo averne preso uno da 30, e poi ne prendono uno da 300, poi da 300 ne prendono da 1,5 milioni, poi 2, poi 4, e si è sempre in cerca di qualcosa che soddisfa, ma che non arriva. Perché questa soddisfazione non l'hai con le cose di questo mondo. Puoi avere una bella donna finché non ti mette le corna, poi magari ti butti da qualche parte per la disperazione. Oppure puoi avere una bella casa. Beh, cosa importa se hai una casa piccola senza piscina, magari senza il box? Capite come siamo tutti attaccati a cose che non servono. Gli angeli cantano non la gloria della terra, ma quella volevano però. Infatti, appena il povero Gesù mancò 2 o 3 mesi, se ne devono ire, scappare, perché questo bambino già porta la spada della divisione. E quindi Erode il grande, perché poi viene Erode il piccolo pure, sono to belli bestie, Sire e figlio, perché la Bibbia è importante leggerla per capire le bestie di oggi, che non sono diverse da quelle di ieri, sono uguali, si ripetono sulla scena del mondo personaggi molto simili. Allora, che succede? Che il povero Gesù deve scappare tra poco, ma ammazzano un sacco di bambini. Accadrà anche con Abramo questo fatto qua. Quindi vedete, cari amici, per ucciderne uno ne va fuori 3.000. C'è sempre questo massacro di bambini, di donne, di giovani che il demonio prepara come zuppa e latte che precede la festa. Allora, cari amici, non diamo più la possibilità al demonio di intingere questa fetta dentro a quella tazza della nostra vita. Noi possiamo decidere di dire: da oggi io appartengo a Gesù attraverso mia madre Maria. Questa notte mi consacro nella luce ai 2 cuori santissimi di Gesù e Maria, e con l'intercessione del serafico padre Giuseppe, perché le tenebre non mi dominino più. E abbiamo necessità di fare questo sano esorcismo personale, individuale, affinché l'angelo custode smetta di sudare 7 camicie. Perché vedete, questa notte, insieme a voi, questi giorni, queste vite, le fate insieme al vostro angelo custode, che poveretto è sempre chiuso nella gattaguglia del vostro chissà se esiste. Chissà se. Tutti quei chissà rendono non inefficace l'azione del povero angelo, ma certamente lo distanziate. Ve lo dico perché loro si lamentano e dicono: se ci invocaste di più, ecco che in questa notte, ma tutti i momenti della salvezza degli uomini, sempre solo gli angeli saranno i primi intermediari, i primi messi inviati da Dio. Quindi quando arriveremo anche al momento in cui moriremo, sarà l'angioletto a ricordarcelo. Beh, Deborah, pigli dalla valigia e parti, va. O meglio, non ti servirà la valigia, ma parliamo di valigia di coscienza. Ti dirà: pigli di tutto quello che hai fatto, Deborah, che hai fatto in tutti questi anni? Prenditi quella valigia e sciamo, perché è il momento. Quindi, quando compiamo questi passaggi, ci saranno sempre loro.
Anche quando saremo giudicati, pure in purgatorio ci accompagnano. Loro però ci lasciano ed escono, perché non gli compete più questo. La loro custodia resta esterna, perché è diversa dalla custodia che abbiamo ricevuto sulla terra. È un tipo di magistero differente, però se siamo in purgatorio aspettano finché andiamo in paradiso. Quindi lì da capo ci prendono e ci riportano, ci conducono al Padre. Allora capite amici, tutto quello che pensiamo che non esista è la parte migliore che ci stiamo perdendo. Però tutti sanno a quanto ammonta lo spread. Ma che te frega? C'è manco soldi, quindi che senso ha che tu sappia questi piccoli calcoli, tra l'altro molto poco pratici. Quindi, cari amici, bando a quello che pensiamo, cerchiamo di capire che Gesù nasce, può essere l'ultima volta. San Francesco, e concludo. Un giorno voleva ardentemente, dopo essere stato in Terra Santa, realizzare quello che lì tutto sembrava dimenticato. Nel suo cuore ardeva questa gioia, voleva rimettere in visione ciò che aveva vissuto in Terra Santa. E allora quella notte Gesù bambino gli viene in braccio. Da quel momento lui pensa al presepe, ma in realtà Gesù viene prima di quando lui creerà il presepe e sappiamo che quella notte, dopo che fece il presepe a Greccio, chi ebbe Gesù bambino non fu quella volta lui, chi lo ebbe in braccio. L'abbiamo detto tante volte. Chi lo ebbe in braccio al suo posto? Chi è la pianta di San Francesco? Quella sera lui fece il suo bel presepe e aveva messo dentro tanti uomini che erano personaggi di Greccio, cioè il macellaio che faceva, li aveva messi, quindi hanno fatto il primo presepe vivente. Quella notte però rimase il vuoto. Lui sperava perché l'aveva già ricevuto in apparizione, mentre invece Chiara, che era lì nella sua clausura, quella sera sente l'impulso di correre giù perché era sopra, già ormai molto malata, scende in cappella e in un chiarore riceve in braccio Gesù bambino. Vedete i segni di Dio? Quando una famiglia cammina bene, non è che parla solo a uno, poi risponde all'altro. Bene, cari amici, io concludo dicendo che quella sera si alzarono tutti dietro Chiara e fu la prima ultima volta che però tutti videro. La sorella vide, la sorella Agnese, la mamma ortolana, tutti videro una luce in quella chiesa, ma non capirono, immaginarono, perché Gesù non lo videro, però dissero Chiara era pallida, guardate, e sentirono il vagito di Gesù bambino, ma non lo videro. Un po' come i pastorelli di Fatima, le due vedevano e l'uno disse: ma perché io non la vedo? Perché accadono queste cose? E la Madonna gli risponde: dite a Francisco di continuare a pregare, di non avere problema. Dopo, all'altra apparizione, Francesco cominciò a vedere anche lui la Madonna. Però, cari amici, non è il fatto di vedere o sentire o guardare in faccia le profezie. Tutti parlano di sta cometa, di sta cosa. Tanto l'avvertimento non è determinato da quello. Ve lo dico ai mainstream, così francesi, tedeschi, state tutti tranquilli. Ve l'ho già detto in anticipo. Non c'entra niente. Ok? Così smettete di fare e scrivere cose stupide. Allora, questo KG come si chiama?
qualcuno lo chiama Ero, non c'entra niente con la famosa collisione della stella per cui avremo l'avvertimento. È un'altra storia. Quindi, cari amici, ora ci prepariamo ad accogliere Gesù pensando a quelli con cui io non vado d'accordo. Ce ne saranno, no, in casa. Quelli dobbiamo portare ai piedi di Gesù, però dobbiamo dirgli pure questo al Signore: Gesù, se però è stata colpa mia e continuo a pensare che non lo sia, mi devi illuminare. E se ho compiuto il male della frattura, della divisione, parlami adesso, Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.